ospite Rafael Palacio Illingworth, un po' spagnolo e un po' inglese. Half Spanish, half English. Tell us about you, sir. Please. I'm Mexican. Mexican Colombian, yes. Messicano-colombiano. Benissimo. Il suo film è un film tenero e tragico allo stesso tempo. Mi sembra che loro due vogliano essere teneri e ogni tanto diventano invece tragicamente cattivi anche. È su questo che ha impostato il film? Voleva essere questo il suo film? Yes, definitely. It was important for me that these characters were human. Maybe it's the easy way to describe them, but I did a lot of work in making them flawed, because I think nobody, very easily you can fall on stereotypes, and I wanted to avoid that. I wanted to avoid the girl being the cheated on, the boy being the one that goes and cheats, and I wanted that everybody had a good side and a bad side, as we all do. So, yes. Sì, indubbiamente così, era molto importante per me che i personaggi fossero umani, non trovo aggettivo migliore per descrivere quello che sono, quindi ho dedicato una grande parte del lavoro a renderli esattamente con tutti i difetti che ciascuno di noi ha. È molto facile cadere negli stereotipi e io volevo assolutamente evitarli, e quindi non dipingere la ragazza come la tradita e il ragazzo come il traditore. Volevo che fossero entrambi buoni e cattivi allo stesso tempo. Lei ama definire il suo film un film indipendente. Cosa vuol dire film indipendente per lei? Well, in my opinion, it only means that it's done outside of the studio system, but that is like 90% of the films that come out of America now. But I feel what you mean is a sort of freedom that directors are looking for, especially as young directors, when you have less commitments with the studios or with bigger money. So in that regards, yes, I think independent cinema is the one where people go. It's the adjective that it's encapsulating right now all the films that people go and where they try to find stories that they don't find conventionally in all the channels or outlets that are available these days. In realtà, al di là di quello che è la mia opinione, per definizione un film indipendente è una produzione che avviene al di fuori del sistema delle major, che è appunto il 90% del caso del cinema statunitense, ma significa naturalmente anche poter avere un maggior grado di libertà, e questo offre la possibilità a giovani cineasti in particolare di non sentirsi vincolati da un impegno che possono avere nel momento in cui sono invece sotto contratto con una grossa casa di produzione, e quindi devono gestire un budget che pone una serie di vincoli, un budget più elevato. Quindi di fatto il cinema indipendente tende a incorporare tutta una serie di storie che tanti spettatori hanno voglia di conoscere e che non necessariamente trovano una possibilità, uno sbocco di fruizione nei canali convenzionali. Ed è difficile fare un film indipendente? Produrlo? And produce it? It's not difficult. Una notizia consolante. It's not difficult. I think the tendency is to say, yes, cinema is difficult, I suffered, I put my life in it. I don't agree with that. If you don't like the life, then don't do it. And it's a wonderful luxury, I would say, to
to write something on your own in your room, and 4 years after you're presenting it to an audience and answering questions and people are connecting, and that's a luxury that nobody other than an artist can have. So the fact that you find money to do this and people that believe enough to work on it with you, you cannot say other than once it's done, it's easy. You know, it's hard if you don't do it, but I do it. No, non posso dire che sia difficile, anche se probabilmente la tendenza è quella di dire che sì, fare film è complicatissimo, si soffre da morire, è una questione di dedizione totale della propria esistenza. Io non sono d'accordo con questo tipo di lamentazione. Se non ti piace il tipo di vita che fai nel momento in cui sei un regista, non lo fare. Trovo che invece al contrario sia un lusso poter scrivere una storia nello spazio privato della propria casa e ritrovarsi poi 4 anni dopo a presentare un film che è stato visto da un pubblico e poterne parlare nel momento in cui si stabiliscono dei legami e delle connessioni. È un tipo di lusso che forse nessun'altra forma d'arte può permettersi e che invece il cinema ha e consente. Quindi la parte del reperimento dei fondi sì, può essere complicata, ma non lo è più di tanto ora della fine. Prego, prima qui e poi dopo. Banalmente quanti sono i significati che ha voluto dare, quali sono alla nuvola e come è stata realizzata tecnicamente? Scusa, la seconda parte non l'ho Come è sentita. stata realizzata? The cloud, the meaning of the cloud in the beginning and in the end, how did you actually make that from a technical point of view? Technically, it's computer graphics. We shot a film plate, empty plate, and then we superimposed a digital cloud. And there's another part, the meaning. The meaning. The meaning, I was always looking since the beginning of the script for a way to represent these forces between them and whatever stands between the relationship that is not spoken but it's there. I have to mention now that the film used to be called The Force before. So there was always this desire of mine to represent this force, and it went through many shapes. It went through being a space explosion and it went reducing until once the film was distilled, or the script, it came almost naturally to think, no, you know, it's not outside that this thing exists, it's inside, it's where they live. So I landed in this cloud, and which is something that it's there and you can see it but you cannot touch it. So it represents all these things that are present but at the same time not physical. Sul piano tecnico è semplicemente stata realizzata con l'aiuto della computer grafica, con una sovraimpressione di immagine, e per quanto riguarda invece il significato ho cercato a lungo il modo per riuscire a rappresentare questa forza, questa energia che è il collante fra di loro e che non viene mai esplicitata a parole, ma percepiamo che è presente, che c'è. Una forza che all'inizio mi ha portato a pensare proprio di intitolare il film La Forza, e poi i passaggi invece sulla ricerca del titolo sono stati diversi, come è stato diverso appunto lo spazio, il concetto di spazio per poter rendere visivamente questa forza che via via si è ridotto. All'inizio doveva essere addirittura un'esplosione nello spazio e poi pian piano ha diminuito le dimensioni e fino al momento in cui sono arrivata ad avere una sorta di distillato del film, della sceneggiatura, e ho capito che questa immagine doveva essere all'interno e non più all'esterno del luogo in cui loro vivono, e quindi ho pensato all'immagine della nuvola, qualcosa che tutti possono vedere ma che non possono toccare, come simbolo di questa forza. Un giorno
buonasera, sono Roberto Sapienza di Palacio. Volevo chiedere, la scelta indovinata del cast, i due attori, se li conosceva, se ha fatto un provino, come è riuscito a creare questa coppia che funziona sullo schermo, e sul finale, appunto, molto romantico, alla fine nonostante tutto il film è appunto sono molto cinico, a volte questa scelta romantica del finale e può dire alle nuove generazioni abbiate fiducia e fate famiglia, non scappate dalle responsabilità. Grazie. Find the courage to be together. Was that the message? Is the question if that was the message? The question has two. Yeah. First, this is the second part. Was it sort of a message through the ending? Yeah. Repeat me the first part, please. La prima parte della domanda invece era casting, yes. Did you know I didn't know them. Casting for these type of films, going back to the independent part, and for the question of is it difficult. It took about a year to find the people that agreed to do this, and when you do movies in this budget level, you don't have enough money to throw at any actor so that they say yes, and you're not little enough so that you can say, hey, I don't have money, but it's for the art. So it is a game that you have to play, and you have to find the right actor. So it's a combination between what you want and what it's available and what they can do. In this case, after a long journey of meeting actors, I went back. I found confidence again in meeting with people, in casting people that I was comfortable in a private space with. I went to have. It was not a conventional auditioning process. It was, at this level you go and it's more like an offer, in the Hollywood system. So you have to send your script and then they read it, and then if they like it, they come to you and they meet with you for a coffee. And that's all I could get, but that was enough for me to realize that with these people, I could be doing something else than a film. I could go out for a walk. I could stay with them for a weekend in a trip. And that became my unifying criteria. So that happened with Ben, that happened with Olivia, with Annalie that was just here. It's people that I would talk and I would say, hey, this person could be my friend, which means that we all could be friends. And luckily this time it worked, the chemistry between them. Regarding the message, I was not intending to send a message of faithfulness or any type of message to young people. All I want to admit to myself is that it's always going to be, no matter where you run, your shit is going to follow you, as it happens to them in the end. You see the cloud, and it was more a cathartic message to myself and saying like, hey, either you stay and you fight for this if it's worth it, or you move on and then you're going to fight for that. And that's more my understanding. Per quanto riguarda il casting, è una domanda che si ricollega alla domanda precedente rispetto alle difficoltà. Ho impiegato un anno a trovare le persone giuste. Quando si fanno film con un budget così ridotto non ci si può accontentare comunque di qualcuno che accetti, di un attore che accetti, non può essere chiunque fondamentalmente, e non puoi neanche andare a dire a un attore che magari vorresti avere, vorrei lavorare con te ma non ho soldi, quindi per favore fallo per l'arte. Non funziona in questo modo. Si tratta di trovare un giusto compromesso tra quello che sono i tuoi desideri e quello che in realtà, le persone che in realtà sono disponibili ad accettare questo incarico. È stato un percorso lungo dove ho incontrato una serie di attori, e alla fine il criterio che ho capito era giusto per me per selezionarli
era quello di sentirmi a mio agio con delle persone anche in uno spazio privato. Voglio dire, non è stato un processo di audizione, di provino vero e proprio. A questo livello di fatto fai tu una proposta, mandi la sceneggiatura, uno la legge ed è interessato o meno a incontrarti. E ho alla fine selezionato le persone con cui mi sarei trovato a mio agio anche nel fare altro rispetto al lavoro, con cui sarei andato a fare una passeggiata o un breve viaggio, perché ho capito che quello era il modo giusto, il sentirmi bene insieme a loro, e questo è valso per Ben, per Olivia, per Annalì che ho appena incontrato perché era appunto presente alla conferenza precedente. Funziona in base a una sorta di chimica fra di noi e quindi di fatto fra di loro. E riguardo al messaggio finale, in realtà non c'è nessun tipo di messaggio, non ho voluto dire niente ai giovani, diciamo che è in qualche modo una missione con me stesso, quella di dire comunque la merda te la porti dietro ovunque, quindi tanto vale fare i conti con quello che hai sostanzialmente. Ecco forse ancora una volta l'immagine della nuvola, è una sorta di catarsi, puoi scegliere se restare a quel punto, lottare, oppure puoi scegliere di voltare pagina, ma dovrai comunque lottare anche nel nuovo capitolo. Grazie, complimenti intanto per il film, mi è piaciuto molto, grazie. Thank you. Due domande, quanto è costato? E la seconda domanda, se quello che lei ha raccontato nel film è frutto di esperienza vissuta o se invece è frutto di esperienza altrui, peraltro verosimile. Grazie. The budget was under $1 million, and yes, quite autobiographical. Not directly. I think I represent, or myself is represented sometimes in Henry and sometimes in Diane, and sometimes even in the other characters. So I think for me, at this point in my development as a writer, in this case, the main source is still inside me. I have not achieved this level of abstraction where I can find myself and set it up in a sci-fi or in an action movie. I'm still happy and I still have enough material in me to explore my own self and my experiences. In this case, it was that, and in my first film also, and yes, some of these things happened to me. I would say all of them, but not in all of them I was the male. In many of them I ended up being in the movie the female part. Il budget del film è stato sotto $1 milione e per quanto riguarda la fonte di ispirazione, indubbiamente autobiografica, non in modo diretto, non necessariamente in modo diretto, e nel film io a volte mi identifico in Harry, a volte in Diane e a volte anche negli altri personaggi. Sono in una fase in cui lo sviluppo dei personaggi stessi e della sceneggiatura per farlo attingo ancora in me stesso, sono io la fonte principale di materiale e non riesco a immaginare ancora la possibilità di svilupparla in una storia che potrebbe diventare fantascienza o un film di azione. Diciamo che mi accontento ancora del materiale che è fornito da me stesso e dalle mie esperienze, questo è valso anche per il mio primo lungometraggio, quindi sono tutte cose accadute a me, ma non necessariamente nei panni del protagonista maschile, anche nei panni del personaggio femminile. È vero che non c'è mai il sole sopra di loro, però le due nuvole sono diverse, quella dell'inizio e quella della fine. Yeah, correct. They are indeed different, and that was important because something has to change. Technically and emotionally, you know. On the technical side, you don't want to repeat
but more importantly on the emotional side. Quindi hanno qualche possibilità di farcela? So they have some chance of making it, you know. L'ultima nuvola non è così minacciosa come la prima. cloud is not so threatening as the one in the beginning, in the opening of the film. It's whiter and... Maybe. Maybe. I think I would like that to be the personal choice of each audience member, that they, you know, I've encountered people, the first question obviously is like, will they make it? I have my own idea, but I think everybody, and I've seen that everybody, depending on your own way of dealing with the relationships, you will say they make it or they not make it. Yeah. Sì, è vero, sono due nuvole diverse, è importante che fossero differenti perché qualcosa deve cambiare a livello tecnico, perché non bisogna mai ripetersi, ma anche a livello emotivo, e credo che comunque la scelta spetti a ciascuno di noi come spettatori nel capire perché queste nuvole sono diverse. È chiaro che la domanda che ciascuno si pone è: ce la faranno o non ce la faranno come coppia? Io ho la mia idea, ma naturalmente ognuno ha la propria in base al proprio vissuto e alla propria sensibilità. L'ultima cosa è singolare, no, una penultima, è singolare la presenza di Peter Bogdanovich. Yes. Yeah, I was extremely lucky to, and I have to admit that it was a sort of accident that he went into the film. We were working with his agent, and we knew that he represented Peter Bogdanovich, but we said, at some point I saw his, I said, come on, I mean, he never is going to work with me. And then he's also the agent of Leslie Ann Warren, which is his wife in the... So after I met with Leslie Ann and she accepted, the agent came back and said, hey, what about Peter? Which is what we were thinking, would you be okay? And I'm like, of course. And then it was quite easy, and it was wonderful to work with him. And you know, I was afraid of being intimidated, but he was the most easy person to work with. Yeah. Yeah. Abbiamo avuto molta fortuna, è stato assolutamente accidentale il fatto che partecipasse al film, sapevamo chi era il suo agente, io ho anche visto la sua foto, ma ho detto no, non accetterà mai. Poi lo stesso agente rappresenta anche Leslie Ann Warren, e quando abbiamo scelto lei, abbiamo avuto lei, è stato lui a dire ma perché non chiediamo a Peter Bogdanovich, e noi abbiamo detto certo ci piacerebbe molto ma non accetterà mai, e invece è avvenuto l'esatto contrario, è stato disponibilissimo. Io pensavo che mi sarei sentito intimidito dalla sua presenza, ma è stato estremamente collaborativo. Bene, dobbiamo chiudere qui, grazie mille e auguri per il prossimo film.